Se siete appassionati di giochi di strategia non potete non conoscere Age of Mythology, e in questi giorni, come molti di voi sapranno, è uscito il remake Age of Mythology Retold, e con questo video andremo a vedere come si comporta questo nuovo titolo con la configurazione che simula i requisiti minimi, un'altra configurazione che simula i requisiti raccomandati e poi un bonus con una configurazione maxata con, insomma, il gioco tirato al massimo per vedere come è messo in termini grafici. Ovviamente ci saranno confronti sia dal punto di vista della grafica e anche del frame rate e qualche consiglio su come settare al meglio il gioco per sfruttare al massimo, ecco, l'hardware che abbiamo a disposizione. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro pazzo. E sì, finalmente è uscito Age of Mythology Retold, lo stavo aspettando tantissimo visto che Age of Mythology è il mio gioco preferito per computer. Ho preparato due computer apposta per questo video, diciamo in base alle componenti e i computer già che avevo qui in casa, e in più andremo a utilizzare il mio computer con attualmente l'RTX 4090 per andare a tirare il gioco al massimo e vedere fin dove si può spingere questo titolo, almeno al momento attuale, prima ovviamente di, immagino, diverse patch anche di ottimizzazione credo che giungeranno prossimamente. Prima di continuare col video però vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale attivando anche la campanella per ricevere tutte le notifiche, così da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno sempre qui sul canale. Detto questo, vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte, dove trovate le migliori offerte per quanto riguarda Amazon su hardware e videogiochi. Uno è un canale per il nuovo e l'altro invece è per l'usato. E infine vi ricordo anche di seguirmi sulla mia pagina Instagram e su TikTok, dove troverete i vari contenuti short in versione integrale. Direi ora di riprendere col video, partendo con una rapida carrellata di quelli che sono i requisiti per far girare questo titolo e iniziando con quelli minimi. Abbiamo delle buone notizie: dovrebbe poter girare anche su hardware molto scarso e anche molto datato. Infatti come processore abbiamo ovviamente due alternative, una Intel e una AMD, e iniziando con quella Intel abbiamo un i3 4130 che è un processore 2 core e 4 thread del 2013-2014, comunque basato sull'architettura Haswell, che ormai appunto ha 10-11 anni, quindi veramente ecco abbiamo un processore che già all'epoca era considerato di fascia bassa. Per quanto riguarda AMD saremmo messi ancora peggio, nel senso che ci viene consigliato un FX 4300 che è un processore 4 core 4 thread, ma come sappiamo ecco basato sull'architettura FX che risale al 2011, con veramente pochi miglioramenti per quanto riguarda l'IPC tra le varie generazioni, e alla fine ecco considerabile anche in questo caso un 2 core 4 thread. Quindi ecco, come CPU veramente partiamo molto bassi. Come RAM ci viene consigliato 8 GB di RAM quantomeno, ecco, per i requisiti minimi. Per quanto riguarda la grafica abbiamo tre alternative di requisiti minimi. La prima è una integrata Intel, la Intel Iris Pro 550, che trovavamo nei processori Intel Skylake, quindi sesta generazione, però le versioni mobile, quindi comunque roba veramente molto vecchia e molto ristretta in termini di prestazioni. Per quanto riguarda l'altra grafica integrata, che invece è AMD, è in questo caso la Radeon Vega 8, che invece troviamo in processori sia mobile che desktop molto più recenti, e come grafica integrata dovrebbe essere molto più prestante rispetto a quella Intel. E come grafica dedicata anche qui abbiamo una scelta molto interessante, nel senso che ci viene consigliata un Nvidia GTX 645, che è una scheda grafica che all'epoca veniva venduta soltanto nei computer OEM, insomma nei preassemblati HP, Asus, Dell, Lenovo e quant'altro. Non veniva ecco venduta singolarmente, e in ogni caso ci troviamo di fronte a una scheda video che è basata sull'architettura Kepler del 2012 e non è chissà quanto potente in termini di prestazioni e anche in termini di compatibilità. Al momento attuale non ci sono driver insomma realizzati per questa serie, gli ultimi si fermano al 2021, quando Nvidia decise proprio di smettere ecco di realizzare driver apposta per queste serie di schede video. E anche questo è un fatto curioso, e se quindi facciamo la somma di tutte queste componenti veramente viene fuori un computer che al giorno d'oggi risulta essere al minimo ecco decente, perché veramente tutti gli altri giochi presenti attualmente sul mercato probabilmente non riusciremo a farli girare, se non appunto giochi ormai considerati datati. E quindi per questo mi è molto interessato ecco provare a far girare questo gioco uscito in questo momento, in questi giorni, proprio con un hardware così vecchio.
In questo modo, ecco, ho realizzato, diciamo, ho rimesso insieme quello che era stato un vecchio computer, una vecchia build che abbiamo visto qui sul canale praticamente 3 anni fa, cioè il PC da banco da lavoro, il PC che uso in garage apposta per navigare su internet e vedere un po' di cose magari quando sto utilizzando la postazione dove magari posso fare qualche lavoretto. E quel PC era composto proprio da un processore AMD FX, anche se un pochino più spinto rispetto a questo perché era il modello da 6 core, in realtà anche qui si può considerare un 3 core 6 thread perché era l'FX 6100, comunque processore basato sulla stessa identica architettura con le stesse prestazioni per clock alla fine rispetto a quello che viene consigliato per questo gioco. Come RAM abbiamo 8 GB di RAM DDR3 in doppio banco a 1600 MHz e come scheda video abbiamo una grafica dedicata, in questo caso la GTX 650 Ti Boost, che è una grafica che in realtà rispetto a quella che ci viene consigliata, la GTX 645, è anche molto più forte, però veramente mi sembrava uno spreco andare a spendere magari anche 30-40 euro per recuperare questa schedina, la 645, per fare solo questo video e poi nient'altro, perché alla fine l'utilità era quella che era. In questo modo, ecco, andremo a vedere un PC che simula quantomeno i requisiti minimi, anche se, ecco, aspettatevi magari se andate a prendere proprio questa scheda per giocare questo gioco, cosa che vi sconsiglio, ecco, delle prestazioni un po' inferiori, perché ecco questo PC, ripeto, ha delle caratteristiche un pelino sopra secondo me quelle che vengono consigliate. Se passiamo ora ai requisiti consigliati, in realtà qui le cose iniziano a farsi un pochino più vaghe, per il semplice fatto che come processore in realtà ci viene consigliato un Intel Core i5 di non si sa bene quale generazione, ad almeno 3,6 GHz e con il set di istruzioni AVX. Dovete sapere che il set di istruzioni AVX è presente nei processori Intel sin dalla seconda generazione, quindi parliamo del 2011, cosa che, ecco, se prendiamo un i5 da 3,6 GHz o di più da qui negli ultimi anni veramente ce ne sono tantissimi. Oppure, ecco, ci viene detto un processore AMD equivalente. Io vi dico qui, ragazzi, potete andare un po' con il processore che più vi piace, perché alla fine sì, ecco, non roba troppo vecchia, perché se non vengono supportate le istruzioni AVX, ecco, non vi partirà proprio il gioco. Però anche per dire un i7 di seconda generazione secondo me va benissimo. In questo caso noi siamo andati con un i7 7700, quindi anche troppo potente rispetto a quello che ci viene consigliato, però vi dico, alla fine anche quello è un processore che bene o male, con le prestazioni che ha, può arrivare a simulare i processori di fascia bassa attuali, quindi ecco, con processori di fascia media o fascia alta che troviamo attualmente nel mercato, ecco, faremo girare questo gioco senza nessunissimo problema. Come quantitativo di RAM consigliato in questo caso è 16 GB, anche qui alla fine è un quantitativo di RAM che troviamo praticamente in tutti i computer da gioco, anche ormai che hanno qualche anno sulle spalle. E come scheda grafica in questo caso abbiamo due alternative, o la GTX 970 del 2014 da parte di Nvidia, oppure la RX 470 per quanto riguarda la controparte AMD. Nel nostro caso siamo andati a prendere la GTX 970 che già avevo in casa, che spoiler sarà anche argomento di un prossimo video. Direi ora di passare al gioco vero e proprio, vedere come gira con le varie configurazioni. E sì, in realtà ancora non vi ho parlato della configurazione principale, che in realtà sì, sarebbe il mio computer, quindi con Ryzen 7 7700, 32 GB di RAM DDR5 e la RTX 4090. Quindi queste, ecco, sono praticamente tutte le configurazioni che andremo a vedere oggi, e ora direi di partire, ecco, con quelli che sono i risultati e quelle che sono le comparazioni di questo titolo. Direi di partire con la configurazione dei requisiti minimi. Di default il gioco vi metterà i settaggi al minimo, anche le texture vedremo subito che non sarà proprio il massimo. E come risoluzione siamo in Full HD, nel peggiore dei casi potreste anche scendere o potreste utilizzare anche qualche tecnologia di upscaling come l'FSR, e questo è il risultato andando a zoomare al massimo nella fase del tutorial del gioco. Vediamo che veramente le texture al minimo sono qualcosa, ecco, che non andrebbe tenuto così secondo me per apprezzare il gioco al meglio, perché veramente, insomma, vedete anche le rocce sono qualcosa di molto molto abbozzato, anche la tela delle navi, il legno, insomma tutti i materiali che compongono il gioco, anche per dire le foglie delle palme. Ma ci basterà veramente, e vedremo fra poco, aumentare un po' di più le texture, magari anche solo aumentando questo settaggio, tenendo il resto al minimo. Certo, mancheranno le ombre, le vediamo qua, cioè vediamo l'assenza delle ombre anche in questo sottobosco, non ci sono ombre qui, ripeto, tutto al minimo. E quindi ecco, magari dall'alto ci può
può anche stare, però vi dico, poi quando giocate magari anche in qualche filmato, cutscene, si noterà molto questa cosa, quindi vi consiglio, ecco, di aumentare le texture almeno a medio. E in questo caso, ecco, abbiamo fatto un test del frame rate nella prima missione del gioco a difficoltà più elevata, abbiamo 42 fps di frame rate medio con questa configurazione in un percentuale di 21,8, e in questo caso, ecco, vediamo anche l'utilizzo della memoria è 1,5 giga, quindi certo se utilizzate una scheda da 1 giga dovreste sì utilizzare texture basse, ma se già utilizzate una da 2 giga, che sono la maggior parte di quelle più economiche, insomma andrete senza problemi. Nel benchmark integrato otteniamo un punteggio complessivo di 815, che è inferiore alla soglia minima per giocare alla modalità classificata, e quindi non possiamo con questa configurazione. Però con, ecco, andando a giocare la campagna, insomma il gioco normalmente con texture elevate, filtro anisotropico 16x, però tutto il resto a basso, vediamo che comunque anche con questa configurazione abbiamo un frame rate che è più o meno sempre lo stesso, però una qualità visiva che al colpo d'occhio iniziale è sicuramente superiore. Certo, mancheranno sempre le ombre e tanti effetti saranno veramente solo poco abbozzati, e anche alcuni modelli sono sicuramente un po' più semplificati, però almeno così, ecco, è un risultato migliore sicuramente rispetto a quello che abbiamo visto all'inizio. E ripeto, il frame rate non verrà a impattare molto, non sarà impattato molto da questo cambiamento, mentre ecco vediamo anche adesso le palme sono, insomma gli alberi e tutto quello che compone i materiali del gioco, ecco, ha una qualità decisamente più elevata, e vi consiglio, ecco, se avete una configurazione di fascia veramente bassissima come questa, di tenere, ecco, le texture almeno ad elevato, volendo anche a medio, però insomma ad elevato già ci sta, non andiamo a consumare più di 2 giga di VRAM. Questo è un altro esempio, ecco, in cui comunque vediamo che mancano tanti aspetti di illuminazione, però quantomeno, ecco, adesso il gioco sembra un pochino più, tra virgolette, realistico, quantomeno godibile. Passiamo ora alla configurazione dei requisiti raccomandati con l'i7 7007 e la GTX 970. In questo caso abbiamo messo, ecco, i settaggi a praticamente tutto elevato, non al massimo, tipo le ombre sono elevato, non maxate, perché comunque vanno a pesare parecchio, però anche diversi effetti li abbiamo attivati. In questo caso nel benchmark, che possiamo vedere è sia molto intensivo lato CPU ma anche lato GPU, in questo caso la 970 viene maxata completamente, anche perché giustamente ha settaggi comunque quasi al massimo. Insomma, questo è un bel benchmark che avete visto, e in ogni caso otteniamo 1600 punti, quindi possiamo giocare online senza problemi, anche con una configurazione che ormai, ecco, può essere considerata di fascia bassa. E qui vediamo invece la scena introduttiva del tutorial iniziale, e vediamo insomma che anche qui, pur essendo in Full HD con settaggi alti, con una scheda che ormai ha 10 anni, alla fine il gioco, devo dire, si vede molto molto bene. Magari qualche rallentamento nel caricamento delle texture, però alla fine anche gli effetti di illuminazione, occlusione ambientale, anche riflessi su screen space, insomma ci sono, e insomma rendono il gioco anche così sicuramente molto godibile e veramente anche esteticamente molto gradevole. Quindi vi consiglio, già se avete una scheda di questo calibro, di impostare dettagli alti e non stare a lesinare, ecco, su i particolari grafici, perché veramente il gioco ne guadagnerà moltissimo. Anche qui abbiamo un altro esempio del sottobosco, se vi ricordate prima non c'era un'ombra, e anche, ecco, magari le piante, il fogliame era molto più abbozzato, in questo caso invece è già più complesso, la scena è molto più bella esteticamente. Passiamo anche a un altro esempio di illuminazione volumetrica, dove in questo caso abbiamo questa nebbiolina, questi effetti particolari. Questa è una scena del sogno iniziale della campagna, e vediamo questa scheda che riesce a reggere, seppur sotto i 60 fps, comunque questo filmato senza problemi. Questa è l'apertura della prima missione, che qui vedete l'acqua fatta veramente molto molto bene, tra l'altro anche nel gioco originale secondo me era fatta molto bene per l'epoca, quindi ecco, abbiamo mantenuto uno standard sicuramente molto alto. E passiamo all'ultima configurazione, quindi con Ryzen 7 7007 RTX 4090. In questo caso il video che vedete è in 4K, settaggi maxati, tutto tirato al massimo a risoluzione nativa, quindi senza upscaling. In questo caso non vediamo ritardi nel caricamento delle texture, e ecco, magari andare a vedere effetti di ray tracing è un pochino più difficile, magari soprattutto se non abbiamo specchi d'acqua o riflessi particolari. Comunque il gioco lavora anche a livello delle ombre, magari è una cosa che a occhio nudo, diciamo così, giocando si riesce a notare un po' meno,
meno, visto che comunque ecco fa un buon lavoro anche la rasterizzazione classica, però ecco, se vogliamo giocare il gioco al massimo delle sue potenzialità, questo è sicuramente ecco il settaggio da utilizzare. Vediamo anche qui l'ombra che si genera nell'acqua delle navi, il riflesso anche della punta un pochino di verde che ecco viene fatta renderizzata meglio rispetto per esempio ecco alla modalità senza ray tracing. Vediamo anche qui l'esempio di sottobosco veramente fatto molto molto bene, e sembra veramente un altro gioco e potrebbe essere giocato quasi un gioco in terza persona così, invece questo ripeto è un RTS, quindi alla fine questi aspetti di grafica sono stati veramente curati molto molto bene, e questo è una buona cosa visto che si tratta di un remake di un gioco che già ai suoi tempi ecco, aveva un'ottima grafica. E questa insomma è la prima missione sempre che abbiamo testato. Anche qui, volendo, per aumentare ancora un po' di più il frame rate, possiamo abilitare qualche tecnologia di upscaling come l'FSR, ma anche così devo dire che non è niente male. E ora direi di passare alle considerazioni finali. Quindi, per concludere con questo video, anche con delle raccomandazioni su possibili upgrade o possibili computer che potreste realizzare, insomma, per far girare al meglio questo titolo, le cose ecco sono molto semplici, nel senso che abbiamo visto alla fine questo gioco riesce a scalare veramente molto bene, perché possiamo farlo girare, come abbiamo visto, su hardware veramente che ha 12 anni senza problemi, e alla fine anche possiamo farlo girare molto molto spinto con ray tracing al massimo, tutti i dettagli ammaxati, anche con una scheda video che è attualmente la più potente sul mercato, cioè la RTX 4090. Quindi se con questo video magari avete scoperto che il vostro PC potrebbe avere qualche problema a farlo girare, vi posso dire alla fine, per quanto riguarda la scheda grafica, anche una GTX 970, una RX 580, insomma schede che possiamo trovare al giorno d'oggi benissimo anche a 50-60 euro. Posso pensare anche alla GTX 1650 oppure anche alla GTX 1070, tutte alternative al di sotto dei 100 euro che veramente stanno inondando il mercato, anche le Vega 56-64, quindi veramente tantissime schede grafiche che riusciranno a far girare questo gioco senza il minimo problema. E anche ecco a dettagli, secondo me, se siamo su questo range praticamente elevato, ecco texture maxatele sempre perché veramente fanno molto la differenza, l'abbiamo visto nel video poco fa, e anche ecco magari se vogliamo tirare sui dettagli andate veramente tranquilli anche con questo genere di schede. Storia diversa se vogliamo abilitare il ray tracing, perché effettivamente è un pochino spinto, soprattutto se vogliamo ray tracing quello più pompato, ecco, a risoluzione più alta e quant'altro. In quel caso ecco magari se volete proprio un assaggio vi basterà anche una scheda, per dire, come un RTX 2070 oppure un RTX 3060, oppure ecco se vogliamo andare a spingerlo forte, secondo me dovremmo andare su schede di un calibro un pochino più alto, magari anche di nuova generazione come RTX 4070, 4070 Super, fino a salire. Quindi ecco, per dirvi, la RTX 3090 che in questo video non abbiamo visto, l'avevo testata in precedenza e con tutto il ray tracing maxato, almeno nella schermata iniziale, era sotto i 60 fps. Tutto questo poi considerando, secondo me, almeno a mio parere, il grande elefante nella stanza, cioè che almeno per adesso non è stata implementata una tecnologia di upscaling per Intel o per Nvidia, perché non abbiamo ecco un'alternativa, non abbiamo un DLSS, un XeSS, ma solo l'FSR 2, quindi neanche l'ultima versione, cosa che comunque può far comodo magari anche a utenti che vogliono giocare a una risoluzione più alta, perché ecco quei requisiti minimi consigliati abbiamo visto più che altro Full HD, mentre con ecco la 4090 giustamente abbiamo fatto girare il gioco in 4K. Se abbiamo magari una scheda grafica, posso pensare che non è la top di gamma, magari una 4070, ma vogliamo comunque giocare ad alta risoluzione con tutto maxato, anche ray tracing, ovviamente l'upscaling è da considerare, magari anche non troppo aggressivo per adesso che c'è soltanto l'FSR. Speriamo poi ecco con qualche patch venga introdotto anche il DLSS, perché ecco a parità di risoluzione di rendering iniziale la resa visiva finale è sicuramente di qualità più elevata. Detto questo, io spero che questo video vi sia stato utile, che vi sia interessato, che abbia destato un po' di interesse verso questo titolo che reputo veramente molto molto interessante. E niente, io come sempre ecco vi ricordo di guardare due video che se non avete visto vi consiglio molto di vedere. Il primo è quello sulla RTX 4070 Super, scheda video che veramente questo gioco secondo me se lo mangia a colazione, mentre il secondo video che vi consiglio riguarda la GTX 980 Ti testata nel 2024. Anche in questo caso
caso una scheda che fa girare il gioco senza nessunissimo problema, anche se ovviamente parliamo di budget completamente diverso rispetto alla 4070 Super di cui vi ho parlato poco fa. Detto questo, è veramente tutto. Io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.